Oltre l'invisibile, sì, dove in maniera poetica ma anche molto forte si parla del concetto del dolore. Ciao, mi chiamo Valerio Cipri, detto anche Lode. Sono uno dei componenti del Gerosso, uno di quelli che ha iniziato il Gerosso 54 anni fa. E nel Gerosso ho suonato la chitarra per tanto tempo e sono uno scrittore e compositore, più scrittore. Il Gerosso aveva ricevuto da Chiara Lubich una missione, portare attraverso la musica il messaggio dell'unità. Una caratteristica nostra è stata sempre di raccontare la nostra vita. Quindi quello che noi raccontiamo nelle canzoni sono esperienze vissute. Eccoci qua ancora una volta per un altro argomento, per un'altra canzone. Ho voluto approfittare della presenza di Mite, grazie che ci sei, per farmi spiegare anche qualche altra canzone composta da lui. Questa volta vorrei parlarvi di un personaggio del Gerosso molto particolare, Abenair Pessoa, uno dei componenti del Gerosso che veniva dalla foresta amazzonica. Ha esordito nel Gerosso in una maniera particolare, il nostro spettacolo a Rennes, facendo una danza brasiliana con ombrellino, con costume da carnevale di Rio, e si vedeva subito che non era proprio la sua vocazione, quello di ballerino. Infatti, Abenair invece è stato per quasi 15 anni il tecnico del suono del Gerosso, ruolo che ha svolto in una maniera altamente professionale. Però aveva anche un particolare Abenair, perché di tanto in tanto veniva fuori con un motivetto che rispecchiava un po' un'esperienza forte sua personale. Ma che bombe, incredibile! Perché quei motivetti poi, vedremo come, sono diventate delle canzoni. Per dire, ad esempio, per chi conosce il nostro repertorio, Nascerà. La canzone Nascerà, che parla un po' della chiamata di Dio e la risposta nostra. Poi Cerco la tua voce. Dico dei titoli che sono diventati tali dopo, perché lui portava soltanto dei motivetti. Questo dialogo con lo Spirito Santo. Poi una più prettamente religiosa, dedicata alla Madonna, Maria tu sei. Ma oggi parliamo in modo particolare della canzone appunto Oltre l'invisibile. Quando Abenair ha fatto questo motivetto non immaginavamo cosa sarebbe stato dopo, perché in realtà questi motivetti sarebbero rimasti tali se non ci fosse stato l'apporto di compositori e autori dal vaglio, dal livello di Mite Balduzzi che è accanto a noi. Mite, io passerei a te la patata calda, come si suol dire, e spiegarci la bellezza di questo sviluppo che tu hai fatto di questa canzone, che resta una pietra miliare nel Gerosso, perché affronta un tema importantissimo, che è quello del buio, di come superare cosa succede quando ci avvengono questi ingressi in tunnel da cui sembra non uscire mai. Cosa succede? Cosa c'è? Cosa c'è in te? Lode. Allora, prima di tutto grazie anche per l'invito, di partecipare a questi caffè con Lode. E non sarà l'unico, eh? Guarda, della canzone, io quello che ricordo, anche perché sono passati tanti anni, è una poesia, un testo più precisamente, di un amico nostro che tu ben conosci, che è Michel Pochet. In questo testo lui parlava del buio, esattamente di questo, e diceva è vero che con la luce di giorno, col sole si vede, ovviamente si vede perché c'è la luce, perché c'è il sole, ma di notte vedi le stelle che sono molto 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 più lontane, quindi paradossalmente si vede di più col buio. Questo è lo spunto della canzone, il testo quindi è
costruito intorno a questa intuizione, che peraltro non è neanche mia, ma forse non è neanche di Michel, è una constatazione abbastanza evidente. Quindi il testo è costruito intorno a questa frase e la musica anche. La musica è un, se vogliamo, sotto certi aspetti è una lunghissima introduzione, no? Tutto l'inizio lento, che cresce piano piano, poi c'è la parte "Eppure nella notte vedo più lontano", che è una sorta di riposo, poi ricomincia di nuovo questo percorso per arrivare fino alla chiamiamola tra virgolette, esplosione finale, che è la scoperta, che è la spiegazione di quello che dicevo prima, cioè che oltre l'invisibile c'è una fonte inesauribile di energia, no? Che è poi il segreto della nostra vita. Guardalo, tra l'altro sono cose che tu sai benissimo perché sono capitate anche a te. In verità poi io non l'ho fatta sentire a Benair, le abbiamo sentite, le sentivamo, le giudicavamo o le apprezzavamo insieme, non era con lui in maniera diretta, quindi sotto certi aspetti cosa lui avesse in mente io non ho mai saputo. Però una cosa penso che si possa dire, forse non vorrei che sia una forzatura, ma in qualche modo, siccome tra l'altro questa cosa non è successa una volta sola, è successa, l'hai citato tu prima, no? È successa diverse volte, probabilmente ci sta che in qualche modo in quegli spunti che lui tirava fuori, in qualche modo quello che poi si sviluppava era contenuto un po' come una pianta è contenuta in un seme. Ora forse questa è un'immagine persino troppo nobile, insomma, no? Però ci sta che in qualche modo quei germi che lui ci faceva sentire in qualche modo fossero prodromi di quello che succedeva dopo, però con precisione io non ho mai saputo. Grazie mille e grazie che hai citato anche questa bellissima poesia di Michel Pochet. E ho trovato anche un articolo molto interessante su Unità e Carismi, edito da Città Nuova l'8 giugno del 2010, proprio della notte, citando la nostra canzone. Riporto in parte, scusate che leggo perché voglio essere preciso come l'ha scritto l'autore. Un abisso davvero riconosciuto e subito fino in fondo in quel mistero d'amore rivelatosi nella passione, morte in croce e risurrezione di Gesù. Così si esprime una preghiera musicata dal Gerrosso. Oltre il buio, chissà cosa c'è. Eppure nella notte vedo più lontano, eppure il tuo silenzio parla, mi racconta te ed io non ho parole, ma ti cercherò. Oltre la notte, oltre l'invisibile c'è un abisso di energia, l'infinito che ci fa volare. È una vocazione affascinante e impegnativa, ci dice l'autore, accettare la sfida di volare in alto per cercare la verità, però cercarla anche con la pupilla giusta, che è Gesù abbandonato, perché Gesù è il Redentore, redime quando versa sull'umanità il divino attraverso la ferita dell'abbandono, che è la pupilla dell'occhio di Dio sul mondo. Che meraviglia, no? Questo un vuoto infinito attraverso cui Dio guarda noi, la finestra di Dio spalancata sul mondo, che è anche la finestra dell'umanità attraverso cui guarda Dio.
Che mistero immenso, il buio che partorisce la luce e la morte che partorisce la vita, e l'uno e l'altro sono Lui, Gesù abbandonato. Questo è il profondo significato della canzone Oltre l'invisibile, che adesso vi invito ad ascoltare. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e se volete sentire la canzone fate un clic in questo riquadro.